Giulio, ce la facciamo? Che dici? Proviamo. Allora, posso fare un'affermazione molto tranchant? Vai. Allora, i cinesi i DAC li sanno veramente fare e questa è la prova provata. Sì, come forse qualcuno di voi ricorderà in precedenti passaggi di DAC cinesi low cost, io prevalentemente avevo manifestato qualche perplessità. Questa volta devo dire che faccio veramente fatica, specialmente in relazione al discorso rapporto qualità-prezzo, a trovare difetti a questo Denafrips Pontus 15ª edizione, quantomeno questo è il nome, 15TH, e che veramente si è rivelato un prodotto molto interessante e con, ripeto, un rapporto qualità-prezzo sbalorditivo. Ve lo raccontiamo, non ve ne andate, subscribe, campanella, tra poco, ciao! Ciao! Allora, perché si chiama Pontus? Questo bisognerebbe chiederlo. Perché il naming di Denafrips è un po'... È un po' bizzarro. Pontus, Terminator, quello più grande, non saprei dire. Allora, come tutti i Denafrips stiamo parlando di un R2R, Sì. quindi questa è la prima diciamo, caratteristica saliente, ed è anche un DAC non oversampling volendo, quindi c'è un bottone che si schiaccia sul frontale e si attiva la funzionalità di non oversampling. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il flusso di dati che arriva alla macchina non viene sovracampionato, ma viene gestito alla frequenza di campionamento originaria. Sovracampionato vuol dire che si prende quella frequenza e si moltiplica per un fattore. Per un fattore, quindi è un procedimento che viene utilizzato da moltissimi DAC, quello del sovracampionamento, e non tanto per aumentare in maniera fittizia la risoluzione del file, ma quanto per semplificare la vita al filtro digitale di uscita, e quindi fondamentalmente viene utilizzata spesso questo tipo di tecnica. Il prodotto è un prodotto che fa esclusivamente il DAC, quindi non ha una connessione di rete, non fa da streamer. E attenzione, attenzione, permettimi, ha uscite bilanciate e sbilanciate, ma siccome è intrinsecamente bilanciato, e noi infatti abbiamo usato questo amplificatore Egel H600, sicuramente lo proveremo nei prossimi video, ma anche perché è completamente bilanciato anche l'amplificatore, e noi vi consigliamo caldamente di utilizzarlo con le uscite bilanciate, perché va indubbiamente meglio rispetto a quelle sbilanciate. Sì, tra l'altro lo vedremo poi nello sventramento come è fatta l'architettura della macchina dal punto di vista del sistema della conversione R2R. In termini di come posso dire, ingressi e quindi flessibilità, la macchina è dotata di tutto ciò che si può desiderare nell'ambito degli ingressi digitali. Quindi abbiamo due coassiali, un ottico, due AES EBU, un USB e un I4S. I4S che, lo ricordiamo, non essendoci uno standard definito e accettato generalmente, ha la possibilità, facendo un po' di contorsionismi sui comandi, di variargli la piedinatura in modo tale da essere conforme a quelli che sono diventati i due fondamentalmente standard, i due standard più esistenti. I 4S su HDMI. HDMI, bravo Giulio, questa I così mi piace tantissimo. Molto naturale. Quello che va sottolineato di questo Pontus 15 rispetto al 12 è questo, cioè Denafrips ha abituato la sua clientela a fare degli upgrade incrementali nel corso degli anni sui suoi modelli, upgrade che magari erano i condensatori migliorati, dei dettagli sull'alimentazione, insomma non delle differenze sconvolgenti tali da magari giustificare chi aveva il modello precedente a venderselo e ad acquistare quello nuovo, delle migliorie. Con questo 15 hanno fatto
sembra un'operazione ben più radicale, cioè è come se avessero fatto slittare in avanti il catalogo. Il modello superiore al Pontus è il Venus. Ora, che cosa succede? Che andando a osservare, una volta aperta la macchina, questo modello qui, il Pontus 15, ci si accorge che è fondamentalmente il Venus precedente. Tant'è che sulla PCB dell'alimentazione di questa macchina qua c'è scritto Venus. La cosa incredibile è che il Venus, dal punto di vista del listino, costa sensibilmente di più e invece il prezzo del Pontus è rimasto sostanzialmente invariato. Circa 2.500 euro. Oggi il prezzo italiano della distribuzione italiana è di 2.690 euro. Questo significa sostanzialmente che con questo modello Pontus 15 si sta acquistando il precedente modello di fascia superiore, che era un DAC da 4.000 euro. 4.000 e passa, sì. Esatto, a 2.690 euro. Esatto. Questa è una cosa che io credo che soltanto nelle logiche che a me personalmente sfuggono della economia di scala delle aziende cinesi si riescono a fare, perché obiettivamente economia di scala che vuole che la Denafrips costruisca nella stessa fabbrica della Musician. O viceversa, forse. O viceversa, non si sa sapere. bene, questo ovviamente non siamo riusciti a capirlo bene, quindi delle similitudini tra le due macchine, anche spesso molto molto vicine, ci sono, ma non sono la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa, assolutamente. Giusto? Quindi, insomma... c'è una sola piccola pecca, è bruttarello. Cioè, più che altro, c'ha queste spie rosse quasi invisibili. Allora, le spie o stai perfettamente in asse e le vedi accese e sono belle luminose, o se ti sposti leggermente non le vedi assolutamente. Sì, saranno dei LED da 0,2 comunque mm, posti 0,3. dietro al buchino sul pannello frontale, che Esatto. magari è piuttosto spesso, e quindi ciò le rende invisibili. L'altra cosa bislacca di questa macchina è il telecomando. Io ho pensato che esistesse un telecomando, che ovviamente nella scatola non c'era, se no la risposta sarebbe stata automatica, perché qui lateralmente c'è una microforatura che copre il ricevitore Ricevitore, una microforatura che vedete adesso. Esatto. Cerca ho scoperto che il telecomando è un accessorio a parte. Ora, è pur vero che un DAC il telecomando, francamente, soprattutto perché questo non c'è il controllo del volume, quindi obiettivamente che ci fai? Ci fai poco. Però la cosa magari comoda del telecomando in questo caso sarebbe la possibilità, stando seduti, di fare oversampling o non oversampling, come succedeva con il live, e la possibilità di cambiare i due filtri, quando sta in modalità oversampling, i due filtri digitali, cosa che devi fare senza il telecomando schiacciando una sequenza di tasti, insomma è un po' più difficoltoso. Però è anche vero che il live, che è un altro DAC cinese che abbiamo provato, che ci è piaciuto molto, ha anche un prezzo. Il DAC sta a 3.300 più o meno. Quindi quasi 1.000 euro di più. Beh no, 2.690, quindi 2.7 contro 3.3. Ok. Insomma, quindi 600 euro di differenza. che però in queste scale sono tantissimi. Insomma, certo che 600 euro su un apparecchio high-end da 20-30 mila euro non sono particolarmente pesanti. Quando parli di queste cifre invece è sostanziale come differenza. Compreso nel prezzo e attaccato al contenitore dei 3 piedini piramidali molto belli. Molto Del belli, resto sì. Il contenitore lo vedremo tra poco, perché io sono pronto nello sventramento, è fatto in un modo spaziale, assolutamente spaziale. Sei d'accordo con me? Sì, il contenitore è incredibile, forse lo possiamo già anticipare. Vai, anticipa. È un contenitore dual box, quindi doppia scatola all'interno dello stesso contenitore. Nella parte sopra c'è la scheda, la motherboard con i moduli di conversione, sotto, completamente schermato, 2 trasformatori toroidali per la sezione di alimentazione separata fra la parte digitale e la parte analogica. Una cosa breve volevo dire: i DAC R2R si differenziano rispetto ai DAC con i chip,
Vantaggi, svantaggi. Fondamentalmente l'R2R ha un po' ripreso piede da quando la Asahi Kasei si è incendiata, non si trovavano più chip in commercio, c'erano solo quelli Sabre, e quindi qualcuno giustamente ha detto: perché dobbiamo essere collegati sempre a un produttore di chip, piuttosto facciamo un DAC a discreti. Un DAC a discreti, e tenuto conto che la tecnica R2R è stata la prima fondamentalmente utilizzata per fare la conversione da digitale analogico, quindi prima di tutti viene l'R2R, poi sono venuti i chip. La problematica dell'R2R è che le resistenze che vengono impiegate devono essere con delle tolleranze bassissime, le più basse possibili. Dynafrips vanta delle tolleranze selezionate, delle resistenze selezionate manualmente con una tolleranza dello 0,001%. Il problema è che poi le resistenze in generale sono molto sensibili alla temperatura, quindi quando si fa un contenitore del genere questo è fatto a due piani, anche perché in questo modo la parte calda, che è l'alimentatore, sta sotto e quindi termicamente non è collegata o è collegata molto meno al set di resistenze, che ovviamente se fa più caldo o più freddo cambiano di valore. Detto questo, alcuni tendono a sostenere la superiorità in termini sonici della soluzione R2R, tra questi sicuramente anche Dynafrips, certo. E quindi ne costituisce in qualche maniera un po' una firma sonica. Esattamente. Allora io sono pronto. Vai, andiamo allora allo sventramento, a tra poco, ciao. Ciao. Oggi non farò la gag del coperchio, perché il coperchio non è traforato, quindi non è traforato, quindi non mi si vede il faccione, e quindi però è bello il coperchio, eh? È bello? Un bel coperchio, scritta Dynafrips fresata, giusto? Sì. Inclinalo un po', se no non si vede. Eccola, bellissima, va bene. Ok? E questo è uno, poi ce ne sta pure l'altro. Poi sì, ma l'altro di sotto è in metallo, è meno bello. Vabbè, veniamo all'interno. Noi. Allora, questa è la schiera di condensatori. Sì. Questi sono polipropilene e sotto ci sono i condensatori elettrolitici. Ora viene da chiedersi qual è la logica di mettere questo enorme sticker Dynafrips Pontus a coprire. Forse per farlo vedere. Allora, questi sono cavi in rame, no, in argento. Lo dicono, ci tengono tanto a dire. Vengono da giù e questi alimentano la sezione solo dell'audio e questi invece la sezione solo digitale. Quindi separati. Completamente separati, poi sotto vedremo che corrispondono a due trasformatori toroidali altrettanto completamente separati. Ma quello dell'audio porta solo una tensione, giusto? Sì, esatto, una tensione duale, quindi ground più e meno. Invece questo qua ne porta due. Ne porta due. Una tensione col ground, l'altra tensione col suo ground. Ok? Allora, queste sono le bancate di resistenze R2R. Perché sono 4? Vai, rispondi tu. Perché sono 4? Perché è bilanciato, quindi uno e l'altro fanno un canale, uno e l'altro fanno un altro canale. Bravissimo. Allora, fanno capo a questi due Altera, sì, uno per canale, e poi ci sono due quarzi diversi. I due clock 49.152 e 45.158 marchiati Dynafrips. Veniamo poi al set di ingressi digitale. Questo cippettino qui che comanda l'HDMI, HDMI serve per fare lo switch dei pin. Poi due AES EBU bilanciate con le loro bobine di arresto della radiofrequenza, due coassiali BNC, no, un BNC e un RCA. Anche su BNC. Qua, sì. Poi dopo lo vediamo il pannello posteriore, anche se già abbiamo parlato degli ingressi, ok? E poi veniamo alla parte analogica. Parte analogica che è fatta con questi transistor qui, li vedete? Microscopici. Microscopici, che fanno capo direttamente all'XLR e all'RCA, ok? Quindi questa parte finale di buffer di uscita è a semiconduttori, ma poi tutto il resto è a operazionali.
Ok. E proprio su questo magari che se i cinesi ci lavorassero un po' di più sulle sezioni di uscita, forse verrebbe fuori qualcosa di ancora migliore. Esatto. Lo giro, A questo punto io direi di sì. ecco, lo giro. Voglio far notare qua, e poi lo facciamo notare anche dall'altra parte, che il contenitore è come se fossero due contenitori. Box in e box, come dicono Esattamente, loro. infatti c'è questa paratia in ferro Sì. che separa completamente la board della decodifica dalla board che vediamo adesso, che è quella invece dell'alimentazione, estremamente pesante. Come diceva giustamente Giulio prima, possiamo vedere la scritta Venus, perché questo è come se fosse un Venus, ma invece è un Pontus. Esatto, che uno potrebbe anche pensare che è soltanto relativa alla scheda dell'alimentazione, ma in realtà poi ci siamo andati a guardare un po' in rete, un po' di immagini, un po' di video, effettivamente sembrerebbe che questo qui sia proprio un Pontus 12 ulteriormente migliorato con degli upgrade vari. Esatto. Dunque, poi abbiamo alimentazione switching della Meanwell, quella che abbiamo Sì. incontrato tante volte, che serve per lo stand-by, bla bla bla, per tutte le funzioni che si fanno quando la macchina è spenta Sì. e deve essere accesa. Questi sono i condensatori elettrolitici che ci sono prima di quelli che abbiamo visto sotto lo sticker e sono addirittura marchiati Denafrips. Questa è una curiosità interessante. Interessante, molto Da far interessante. vedere, vediamo se ci riusciamo. Oh, e i trasformatori come sono marchiati? Sempre Denafrips, vedi? Sempre Denefrips, anche loro. Da 80 volt ampere l'uno, sono molto belli. Sì, Molto molto belli. Tra l'altro sono un po' schiacciati rispetto sì. ai trasformatori toroidali che vediamo di solito, che invece sono un po' più piccoli e un po' più Cilindrici, sì. alti. Sì. Questi sono i 4 relè che servono per fare le accensioni. Qui sotto ci sono ovviamente degli stabilizzatori Con i loro dissipatori. con i loro dissipatori. Ecco il contenitore, vedete che galleggia, questo contenitore galleggia perché poi viene ancorato, facciamo vedere, eccolo qui, a questa parte che viene qui, Che è il coperchio. che è il coperchio in metallo che viene chiuso con delle viti e quindi questa parte qui si blocca rispetto alla parte di sotto. Coperchio che porta poi i suoi bravi piedini. Esatto, facciamo vedere Giulio che io quando muovo qui, questa parte, questa sezione di alimentazione si muove, vedete? Sì. Quindi questo è come se avesse il suo chassis e poi qui sotto c'è l'altro chassis che è quello che tiene la motherboard della conversione. Ok. Ok? Dunque, sebbene capovolta, ma questo qui è il pannello Posteriore, sì. posteriore. Quindi le uscite, XLR, RCA e poi la sezione degli ingressi digitali. Molto bene. Va bene, mi pare che Possiamo l'oggetto- ritenere concluso. l'oggetto sia Ci sei? decisamente- sì, Possiamo ci ritenere concluso lo sventramento. In sala d'ascolto ci ha convinto. A tra poco. Ciao. Ciao. Allora, puoi dire per cortesia il brano, così poi non ci dicono che non diciamo cosa ascoltiamo. Questo è Pat Metini, io già lo ricordo. Adesso, Giusto? dirlo francamente mi sembra sacrilego, lo dovrebbero sapere così, fa parte della cultura generale. Are you going with me off ramp? Mamma mia, che ECM Records. che pronuncia. Allora, Abbasso un po'. bravo, lo abbiamo già detto, mi piace ribadirlo. Oramai i cinesi e anche un po' il viaggio in Cina in Rotel ci ha imparato qualcosa, ammesso che non lo sapessimo già, sono avanti. Sono molto avanti. Quindi quello stereotipo, ma è fatto in Cina, forse dovremmo un po' rinegoziarlo, semplicemente perché sono talmente avanti che ci stanno bruciando le tappe l'una dopo l'altra e noi forse è il caso che ce ne cominciamo ad accorgere. No? Sì, assolutamente. E questa è la prova provata del fatto che con 2.600 euro di listino e magari street price qualcosa
di meno, io l'ho visti 2004-2005, ti porti a casa un DAC che vale 4 volte di più. Sì, adesso non sono in grado di 4 volte dire, per dire, sì, se non sono in grado di facciamo fare. 3, ecco. Vabbè, non lo so, adesso questa è una quantificazione che io non sono in grado di fare, però comunque insomma è un oggetto che ce ne fossero stati quando io ho cominciato a giocherellare con i DAC di prodotti di questo tipo. Vabbè, è così, insomma, c'è poco da fare. Io poi rispetto al discorso delle produzioni estere ho un atteggiamento molto laico, nel senso che per me conta l'apparecchio, se lo fanno su Marte o su Plutone è la stessa identica cosa, non me ne può fregare di meno da dove viene. Quindi ecco, non me ne curo più che tanto. Comunque, l'oggetto secondo me è un oggetto che dal punto di vista dell'ascolto convince e non lo so, probabilmente per vicinanza nell'arco del tempo e per similitudine di prezzo, a me viene da fare un raffronto con il Live Harmony DAC Sì. e evidentemente viene da fare un raffronto con l'Aqua, la Scala MK2 che noi utilizziamo abitualmente. Per quale motivo? Perché anche la Scala è un R2R, non è un sampling. Quindi Esatto. dal punto di vista della, come posso dire, tipologia progettuale sono due DAC che si avvicinano, mentre invece il Live Harmony DAC è un po' differente come discorso. Sonicamente cerco di essere rapido in modo tale da lasciarti spazio. Rispetto al Live Harmony DAC, questo Pontus mi è sembrato meno corposo. È come se la musica che viene proposta fosse molto ariosa, ci fosse tanta aria, tanta leggerezza, tanta trasparenza, tanto dettaglio che viene posto però in maniera garbata, gradevole, senza mai essere iper incisivo. Però mancasse un po' quel senso di immanenza che, specialmente con alcuni generi, penso subito alla grande orchestra, il Live Harmony DAC riusciva in qualche maniera a trasmettere. Sono due impostazioni differenti, non dico che il live è necessariamente migliore rispetto al Pontus, qualcuno potrebbe anzi preferire il Pontus rispetto al live, però come macro differenza mi sembra che sia un po' questo. Rispetto alla Scala, lì c'è una questione secondo me molto più sottile, cioè i due DAC per certi versi un po' si assomigliano, però poi se vai a fare la tara sulla musicalità, l'Aqua vince. È anche vero che l'Aqua ha uno stadio di uscita a valvole. L'Aqua ha uno stadio di uscita a valvole. Quindi sì, è proprio un'altra impostazione. È un'altra impostazione sonica, però mi sembra come se il Pontus in alcuni momenti tende un po' a sbatterti in faccia il dettaglio, mentre invece con l'Aqua il dettaglio c'è, ma non viene mai proposto in maniera assertiva. Io non voglio neanche entrare nel discorso del confronto, mi fermo proprio alla caratteristica sonora del Pontus e a chi lo potrebbe scegliere, perché chi potrebbe scegliere il Pontus è uno che ama sicuramente di più la musica più moderna, un certo tipo di musica, e quindi voglio dire il rock che piace a me o il jazz o quella musica che ha bisogno di quel punch, di quella spinta, di quel senso del ritmo che nel Denafrips trovo
tanto, quindi un po' un ascolto a confronto probabilmente farebbe preferire questo piuttosto che un altro, proprio per questa sua caratteristica che tu hai evidenziato e che sotto certi aspetti e con certi tipi di musica potrebbe essere più gradevole. Ecco, però scusami, finisco. Stiamo parlando di un DAC da 2.600 euro, come se fosse un DAC molto più costoso, perché adesso se noi proviamo a fare, se noi guardiamo sul mercato quanti DAC ci sono da 2.600 euro e li mettiamo a confronto, probabilmente il Denafrips esce vittorioso a testa bassa, a testa alta, scusate, sì. Allora, io mi sono lanciato in questo improvvido confronto con l'Aqua semplicemente perché so che molti follower ce l'hanno chiesto. Giusto. Voi che avete l'Aqua, però posso dire una cosa a questi follower: l'Aqua la Scala costa 7.000 euro. 7.000 euro, cioè costa 3 volte di più. 5.000, 7.000, sì, 3 volte di più, quasi. Sì, così. Quindi è un confronto, come dire, tra due scale di valori un po' diverse. Allora, in questo caso qui secondo me sarebbe opportuno fare questo ragionamento e dire: accidenti, l'Aqua la Scala, poi fermi, noi stiamo ragionando dell'Aqua la Scala oramai vecchio, esatto, perché è stato recentemente, da un anno credo, completamente rinnovato e noi quello nuovo non l'abbiamo provato, non lo sappiamo. Però questo che abbiamo noi, che era un modello che costava circa 7.000 euro all'epoca, oggi ci si ritrova con un DAC da 2.600 euro che noi lo stiamo confrontando. Continuo a pensare che l'Aqua funziona un po' meglio, mi gratifica più come tipo di sonorità, però insomma è come se il gap economico in qualche maniera fosse stato quasi colmato dai costruttori cinesi. Per quanto riguarda il discorso che facevi tu rispetto al genere musicale, però mi verrebbe anche forse da fare un ulteriore ragionamento. Vai. Immaginiamo che tu hai un diffusore che ha già del suo tanto corpo, sto pensando a una JBL, penso a uno che ha le L100 MK2, quello è un diffusore molto generoso in gamma bassa. Probabilmente il Pontus lo aiuta perché non aggiunge corpo in gamma bassa, ma aggiunge anzi quel dettaglio, quell'ariosità in gamma medio-alta che guarda caso sarebbe complementare con la JBL L100 MK2. Poi certo in mezzo c'è un amplificatore che bisognerebbe che fosse il più neutro possibile per non sbilanciare ulteriormente. Però tutto questo va sempre nella solita direzione che io continuo a sgolarmi. Non acquistate i prodotti perché qualcuno ve l'ha detto, anche noi ve l'abbiamo detto, andateli sempre a sentire, perché comunque le differenze ci sono, non c'è equivalenza tra questi prodotti, mai. No, ecco, quello che poi volevo però sottolineare, che trovo un po' in tutti questi prodotti cinesi, e non mi stanco mai di ripeterlo, anche se indubbiamente hanno fatto dei grandissimi passi avanti, si sente un po' che in sala d'ascolto non ci passano troppo tempo, o magari ci passa tanto tempo una persona che dovrebbe farsi affiancare da qualcuno con una maggiore sensibilità, perché io sono convinto che se semplicemente ci fosse un lavoro di fine tuning ancora superiore rispetto agli stadi di uscita, probabilmente da questo Pontus si riuscirebbe a tirare fuori quell'oncia in più di magia che lo renderebbe ancora più performante. E di questo me ne sono accorto anche nel live, me ne sono accorto tante volte. Fanno delle macchine meravigliose, dal punto di vista costruttivo eccezionali, dal punto di vista delle prestazioni non gli si può dire niente, quando poi però le colleghi e le confronti, è vero con DAC più costosi, ma che hanno dietro una sensibilità all'ascolto, passatemi il termine, europea, o comunque un certo tipo di sensibilità, tendono un po' a mostrare qualche limite. Poi è chiaro che siccome dietro hanno un'elettronica
eccezionale, progettata benissimo, con componenti di altissimo livello, poi lì i componenti li producono, Sì. quindi non è come un'azienda europea che li deve comprare dalla Cina, lì li producono, li possono scegliere come vogliono, magari anche nella stessa fabbrica, certo, potrebbe essere, no? Ecco, però questa piccola attenzione in più io vorrei che i cinesi, se ci ascoltano, e spero che ci ascoltino, la facciano, perché se fanno anche questo ulteriore passo, e probabilmente lo faranno, diventano quasi imbattibili. imbattibili. Dal punto di vista dell'utilizzabilità dell'oggetto, lo abbiamo detto poco fa, è un DAC senza controllo di volume, quindi fondamentalmente c'è da selezionare l'ingresso e null'altro se non la scelta appunto del funzionamento tra non oversampling e oversampling. Noi le sessioni di ascolto le abbiamo condotte prevalentemente in modalità non oversampling, quindi come state vedendo adesso con la lucina NOS accesa. Perché? Perché ci sembrava più convincente. L'altra cosa, ci sono, lo dicevamo prima, 2 filtri di uscita quando invece sta in modalità oversampling, che quelli sono soltanto 2, e questo a me piace, semplifica la scelta, e sono 2 filtri che suonano in maniera leggermente diversa, quasi che uno dei 2 ponesse un po' l'accento su questa talvolta spigolosità che caratterizza un po' questa macchina, come se il dettaglio venisse ulteriormente portato in evidenza. Quindi uno dei 2 a me non ha convinto particolarmente, l'altro di più. L'altro di più. Devo dire, quello che hanno sentito le mie orecchie, non oversampling e oversampling io non ho quasi sentito differenza, con il filtro sì. Con il filtro, Con sì. il filtro sì. Cambiando camera, subscribe, campanella, il sito, ci lavoriamo tanto, ci stiamo lavorando sempre di più, andatevi a vedere la prova scritta, che è una prova di taglio proprio giornalistico e che noi ci impegniamo tanto a fare e a scrivere nel migliore dei modi, e aiutateci a crescere. Ciao!